Buonasera e benvenuti alla 12ª puntata di La storia e memoria, comprendere il nostro futuro, questa sera con Raffaele Romano. Ciao Raffaele, bentornato. Buonasera. Come va? Tutto bene? Sì, un attimo che stacco i canarini, senti. Dunque, stiamo per iniziare la 12ª puntata. Stasera si parlerà di geopolitica, per cui un altro argomento molto interessante, con il nostro Raffaele Romano. Allora, Scusate, ma Raffaele, me io ne nel ero frattempo ho dimenticato. introdotto l'argomento, parlerai di geopolitica, quindi parleremo del tuo libro di geopolitica, ma lo faremo subito dopo la sigla. Perfetto Raffaele, come al solito ti lascio la parola, io mi oscuro Grazie. e ci vediamo dopo. Ok. Allora, cari amici telespettatori, buonasera. Vi preannuncio però una notizia. Questa sarà la mia ultima puntata che farò con voi per il semplice fatto, come già ho spiegato al nostro caro regista, produttore e direttore, che un impegno professionale che mi è stato offerto pochi giorni fa richiederà il mio impegno quasi quotidiano, per cui io non sarò più in condizione di poter seguire alcune cose che faccio oggi, fra cui questa bella trasmissione. Ma come si dice, tutti siamo importanti, nessuno è indispensabile. Io ho sempre presente questo motto. Quest'oggi quindi vi voglio parlare della geopolitica, che è una parola che non si trova quasi mai né nei telegiornali né nei talk show né sulla carta stampata italiana, perché siamo avvezzi a provincialismi di quarta categoria, di quarto ordine, e quindi delle cose vere, serie, non se ne parla. In estrema sintesi, come si potrebbe definire la geopolitica? La geopolitica è l'insieme di tutte quelle materie, di tutte quelle problematiche che interessano una nazione e che per poterle conservare o addirittura, anzi, per poterle poi potenziare, hanno bisogno di vari elementi. Per potersi, per esempio, procacciare il petrolio e il gas che prendevamo alcuni decenni fa dalla Libia, Mattei fece degli accordi che però riguardavano anche la possibilità di ricevere da parte della Libia, oltre che pagamenti, finanziamenti, armi e quant'altro, quindi significava entrare nel tessuto vitale degli altri paesi per poter cercare di difendere le nostre prerogative, i nostri interessi e quindi addirittura pensare di poterli potenziare. Ma per poter far questo c'è bisogno, come dice la parola, geopolitica, della politica, ma la politica con la P maiuscola. Il XX secolo si è contraddistinto per due elementi fondamentali. Le due peggiori discipline e filosofie politiche, il fascismo-nazismo, come lo volete definire, con un punto di congiunzione, ed il comunismo, sono state le due matrici che nel XX secolo hanno prodotto centinaia di milioni di morti, oltre a sconquassi economici, finanziari e quant'altro. Orbene, cosa succede? Succede che, per quanto ci riguarda, noi nel biennio tragico 1992-94
volontà esterne all'Italia, come ho documentato ampiamente in più di 250 pagine nel mio libro che avete visto in sovraimpressione, Andreotti, Craxi e Moro visti dalla CIA. Ebbene, noi, come dire, fummo manipolati affinché una classe dirigente che con tutti i suoi limiti, difetti e quant'altro aveva però contribuito nel corso di alcuni decenni, dal 44-45 fino al 1992, a trasformare il paese Italia in una nazione fra le prime 5 al mondo. Quando uscimmo dalla seconda guerra mondiale, eravamo un paese da quarto mondo. Quest'opera ha richiesto a volte delle operazioni anche grigie, se non a volte addirittura nere, ma non per fini e per scopi personali, ma semplicemente per difendere quello che era per noi vitale e funzionale. A fronte di questi due estremismi politici, il nazifascismo scusate, ed il comunismo, c'erano due dottrine intermedie. Il popolarismo, identificato in Italia e in Germania, per esempio, con la nascita e la costruzione dei partiti che si definiscono di democrazia cristiana, e il socialismo. Il socialismo ha prodotto, fra le tante varie scissioni e spaccature, quella coda che poi si chiama comunismo. E dal comunismo abbiamo preso tutti atto che nel XX secolo, insieme al nazifascismo, hanno procurato centinaia di milioni di morti. Tra questi due estremismi ci sta appunto il popolarismo e il socialismo riformista. Negli ultimi 30 anni mi sono divertito diverse volte in alcuni miei articoli, ma oppure parlando con amici. Se voi ci fate caso, dal 94, quando si insediò Berlusconi che vinse l'elezione, ad oggi alla Meloni, tutti di qualsiasi colore, dall'estrema destra all'estrema sinistra, si autodefiniscono riformisti, ma non lo sono. Che cos'è il riformismo? Il riformismo nelle scienze politiche è una metodologia politica che si oppone sia alla rivoluzione e sia al conservatorismo. Opera all'interno delle istituzioni, non si pone al di fuori. Operando all'interno, opera gradualmente, passo dopo passo, per modificare l'ordinamento politico, economico e sociale, attraverso vere riforme organiche, ma graduali, una dietro l'altra. Gli esponenti di questo pensiero politico del riformismo sono stati personaggi di calibro di Turati, Treves, Matteotti, Salvemini, Rosselli, Bruno Buozzi, Saragat, Bettino Craxi, che potevano piacere o non piacere, essere più o meno simpatici, ma a fronte di riforme annunciate da Berlusconi, passando per Prodi, da Lema, da Amato, Dini, Ciampi, Letta, Renzi, Gentiloni, fino a giungere a Giuseppe Conte, come lo chiamava Trump, e la Meloni, tutti parlano di riforme. Ma ditemene una. Quali riforme? L'abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non mi sembra una riforma, mi sembra un taglio netto delle difese politiche, sociali, economiche e costituzionali dei lavoratori, tanto per dirne una. E cosa succede? Che invece i veri riformisti si chiamavano Giacomo Brodolini, che al contrario di quello che la stragrande maggioranza di voi sa, è che fu l'ideatore, il costruttore e il realizzatore dello Statuto dei lavoratori negli anni 60. Brodolini veniva dall'esperienza sindacale, poi passò al Partito Socialista e purtroppo morì 3 mesi prima dell'approvazione dello Statuto dei lavoratori. Riccardo Lombardi, che fra tante cose pensò alla nazionalizzazione dell'energia elettrica, che all'epoca, negli anni 50, era affidata a piccoli gruppetti locali, c'era
una carenza di potenza e di alimentazione di energia elettrica faceva spavento. E Riccardo Lombardi ebbe l'idea di costruire l'Enel. Giacomo Mancini, ministro della sanità del primo governo vero di centrosinistra, che si mise contro le multinazionali di un vaccino di cui non ricordo il nome per la poliomelite che non curava nulla, e fece comprare dallo Stato italiano il vaccino Sabin che veramente curava dalla poliomelite. Il Bettino Craxi sarebbe troppo lungo e potrebbe apparire fazioso, ma ne ha fatte tante di riforme. E quindi questo è il punto. Dice, che cos'è questa geopolitica? Sì, perché quando tendi a modificare dall'interno gli assetti del tuo paese, sia nel campo economico, finanziario, industriale, agricolo e quant'altro, allora fai le cose. Invece oggi cosa vediamo? Vediamo l'Italia che è stata oramai finita in un angolo. E in questi giorni tutti si sono scandalizzati per la mancata estradizione da parte della Corte di Cassazione francese. Il discorso è questo, che chi mi ascolta deve tenere presente: in tutti gli altri paesi, tutti i corpi istituzionali fanno massa critica, si compattano, difendono ad oltranza gli interessi del proprio paese. Qui da noi è una lotta continua, Guelfi contro i Bellini, le procure contro la politica che ha paura, le regioni contro alcuni comuni, i comuni contro alcune regioni, una bagarre incredibile. Basta che guardiate, se ne avete la forza e il coraggio, io da anni che non guardo più nulla in televisione, questi presunti talk show dove si accapigliano, litigano, ma poi alla fine, al di là di fare i tifosi, no? Viva questo, viva quello, ma di contenuti e di obiettivi, progetti da trasformare in programmi non se ne vede. E la magistratura francese applica le teorie nazionali di Mitterrand e di De Gaulle, l'uno socialista e l'altro ultraconservatore, però erano francesi. E per loro interessi, che sarebbe qui lungo spiegare, loro hanno consentito a tutti i terroristi inseguiti dall'Italia, ma anche da altre parti del mondo, ma soprattutto per quelli italiani, terroristi rossi, neri, grigi, verdi, tutto qua, di dare asilo lì e di non accettare mai la trasposizione e il rimando in Italia a persone condannate il più delle volte per fatti di sangue molto cruenti. La lezione la potrebbe dare come al solito Israele. Nel 1960 un personaggio che aveva sulla coscienza centinaia di migliaia di uccisioni di ebrei nei campi di concentramento si chiamava Eichmann. Era riuscito a scappare in Argentina, l'allora Mossad lo individuò, l'Argentina si rifiutava di fare l'estradizione, spedirono un gruppetto di agenti speciali che lo prelevarono, lo sequestrarono e lo portarono in Israele. L'Argentina protestò, come sempre si fa in queste cose per le vie diplomatiche, ma sottoposero, se andate su internet trovate, io mi ricordo ero ragazzino e già seguivo un po' queste cose, fecero il processo ad Eichmann, Adolf Eichmann si chiamava, in Israele, sulle stesse normative e sugli stessi criteri usati a Norimberga, e alla fine fu condannato a morte e impiccato. Quando non si riesce attraverso altre vie ordinarie a fare le cose, ci si serve di mezzi un po' duri, ma questo nessuno ha pensato di farlo, anche perché io, lo sapete, non ritengo all'altezza della classe politica italiana degli ultimi 30 anni, tutti, nessuno escluso. Poi passiamo al PNRR. Sapete quanto si è speso fino ad oggi della massa di soldi che ci hanno messo a disposizione? Il 6%, su circa 200 miliardi, nulla. E le difficoltà stanno nel portare avanti queste cose. Ma nel frattempo scatta il solito meccanismo. La Corte dei Conti che attacca, l'ANAC un altro strumento di controllo su presunte infiltrazioni, i sindacati, le procure, l'antimafia, e chi più ne ha più ne mette, ognuno esce con la sua versione. Sì, bisogna utilizzare questi soldi, però non essere troppo
semplici nell'attribuzione di questi soldi, che altrimenti si infiltrano la mafia, la camorra, cose per carità possibili, chi dice di no? Ma io vi faccio un esempio. Chi di voi ricorda che la Raggi, la ex sindaco di Roma, incredibile, quello di adesso è la stessa cosa, non è che sia cambiato nulla, per chi vive a Roma lo sa bene, soltanto che fa parte di quell'area politica che viene sempre difesa. Le strade sono sempre sporche, le metropolitane non funzionano, ma sui giornali nazionali con le cronache di Roma a Roma non esce quasi più niente. Ma questo è un altro discorso. La Raggi, quando faceva il sindaco, e io dico il sindaco, non la sindaca, che mi sembra un obbrobrio linguistico, disse no all'assegnazione alle Olimpiadi di Roma per paura della corruzione. Cioè tu non dai un respiro internazionale alla tua città con finanziamenti di miliardi di euro che avrebbero migliorato, oltre che le Olimpiadi, ma avrebbero migliorato la vita di Roma, perché temi che si possano infiltrare. Se questa è la scelta, allora noi dobbiamo chiudere baracca, perché il rischio che ci sia qualche infiltrazione c'è sempre. Ma il vero modo per contenere queste probabili infiltrazioni è il controllo. Ma in Italia si riesce a esercitare il controllo? La funzione del controllo è la prima ossatura, l'asse portante di una vera democrazia liberale. La democrazia liberale lascia fare, c'è un certo laissez-faire. Dovrebbero essere poche regole, poche leggi, chiare, semplici, di fronte alle centinaia di migliaia delle nostre leggi, che è un labirinto di norme che l'una cosa esclude l'altra, ma lasciamo perdere, se no ci perderemo in chiacchiere. E il controllo si fa a priori, durante e non post, cioè dopo, come per esempio i miliardi elargiti con questo 110% del bonus, si sono accorti che sono stati buttati, usati più di 75 miliardi che dovremo ripagare tutti noi con le nostre tasse, e alla fine si è agevolati chi economicamente stava bene. In più, con miliardi di truffe, per non parlare poi del famoso reddito di cittadinanza. Cioè solo questi due provvedimenti, targati 5 Stelle, hanno prodotto centinaia di miliardi di soldi buttati, quando invece potevano essere investiti in attività produttive, industriali e di tutti i campi economici. Ora, il controllo è fondamentale. Mi è capitato personalmente un incidente di percorso, non trovavo il mio assegno circolare, mi reco alla stazione di carabinieri qua vicino a casa mia, ebbene, per fare la denuncia, perché non sapevo se avevo smarrito, ma avevo rubato tutto quanto. Bene, non l'ho potuta fare, perché il giovane carabiniere che mi ha aperto la porta a bontà sua mi ha detto che loro alle 16 chiudevano e che ci voleva troppo tempo per fare la denuncia, quindi o di aspettare l'indomani oppure di andare a un'altra stazione di carabinieri. Nel controllo generale della democrazia la prima cosa è il controllo del territorio. Io ho notato che negli ultimi decenni il controllo del territorio non esiste più. Io ricordo che prima per strada, quando viaggiavi in macchina, incrociavi pattugli, carabinieri, polizia stradale e tante altre cose. Oggi sono casi fortuiti. Per andare avanti su quello che ci troviamo e che fa parte della geopolitica, guardate cosa è successo nelle ultime 3 settimane del sistema bancario mondiale. La banca Silicon Valley Bank è fallita, parliamo di decine e decine, se non centinaia di miliardi di dollari. 24-36 ore sui giornali, poi non se ne è saputo più niente. Il Credit Suisse in Svizzera, la capitale delle banche mondiali. Negli ultimi giorni la Deutsche Bank, e si potrebbe continuare, ce ne sono altri. Cosa succede? Che la BCE, vedendo che la banca tedesca, la Deutsche Bank, è in forte fibrillazione, la presidente Lagarde esce allo scoperto, fa una conferenza stampa minacciando i whatever it takes, cioè quello che disse Mario Draghi quando
si accorse che c'era un attacco speculativo alla moneta unica dell'euro. Ma Mario Draghi mostrò il bazooka minacciando di spararlo perché attaccavano la moneta unica, l'euro, non una singola banca tedesca. Passiamo ai fondi di coesione. Non so se sapete cosa sono. Sono i fondi che la UE mette ogni 7 anni a disposizione dei vari paesi per poterli far utilizzare nelle zone più degradate da un punto di vista industriale, commerciale e agricolo. I dati al 31/12/2022, quelli che riguardano il settennato 2014-2020, sono stati spesi dall'Italia qualcosa come 35 miliardi di euro, che sembrano tanti, ma sono in 7 anni, quindi una media di 5 miliardi l'anno, che sono appena il 50% dei fondi che c'erano stati messi a disposizione questo piano dell'UE. Cioè in 7 anni non siamo stati capaci di spendere tutti i soldi che c'erano stati dati. Sapete cosa succede con questi soldi? Vengono stornati, ovvero sia tolti all'Italia che non li ha saputi utilizzare e dati agli altri stati che li sanno utilizzare. Polonia, Ungheria, Spagna, Portogallo e tanti altri. Quindi immaginate i rischi che stiamo correndo sulla incapacità di poter spendere i soldi del PNRR. Scusate un attimo. Dopo i fondi di coesione viene la burocrazia, un altro grande tragedia di questo paese. La burocrazia era forte prima, fino ai primi anni degli anni 90, poi con l'inizio della Seconda Repubblica, il professor Franco Bassanini, in quota PC, poi PDS, PS, tutte quelle sigle, inventa una sciagurata legge per cui il potere viene tolto agli eletti nella politica, faccio il caso più sintomatico dei sindaci, e viene passato ai dirigenti e ai funzionari pubblici. Quindi la burocrazia, che aveva un compito che un po' rallentava, ma con questa norma è entrata in possesso di tutte le leve di comando. Per cui voi eleggete il sindaco, ma il sindaco, se vuol fare una cosa, deve chiedere la cortesia e il piacere al dirigente affinché gliela porti avanti. Poi a ciò si aggiunge la Repubblica delle Procure, come io ho sempre definito l'Italia dal 1992 in poi, che il vero potere politico e di tutto ce l'hanno in mano le procure, perché quando decidono di attaccarti ti rinviano a giudizio, passi anni e anni, poi alla fine nell'80% dei casi si è anche assolti. Poi c'è il problema dei migranti, problema ultradecennale che non viene mai affrontato. E qui pure c'è il modo imbelle di portare avanti le cose. Tutti che pensano e vogliono adottare il politicamente corretto. Pure a me si stringe il cuore a vedere quei morti sulle spiagge. Ma noi dobbiamo pensare di governarlo questo fenomeno. Cosa fanno tutti? Chiedono aiuto all'Unione Europea, nella quale noi non contiamo nulla, perché abbiamo da 30 anni una massa di incompetenti che purtroppo gli italiani votano ed eleggono, e quindi questi sono i risultati. La Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Francia, la Spagna, la Germania e la Turchia hanno risolto il problema applicando buon senso e interessi nazionali. Noi non applichiamo un buon senso, perché c'è sta chi li vorrebbe buttare a mare e chi li vorrebbe raccogliere tutti. I due estremismi, e alla fine siamo alla mercé di quello che fanno. Joe Biden e Justin Trudeau, il primo ministro del Canada, insieme al presidente del Messico, hanno raggiunto un accordo nelle scorse settimane in cui bloccano quasi totalmente il passaggio clandestino del Canada negli Stati Uniti e nel Messico, perché il Messico è invaso da quelli che vengono dal Centro America e dal Sud America. Non se ne parla per nulla. Poi, continuando nell'autoflagellazione, l'altro giorno sul Financial Times, che è sempre contro di noi, proprio per partito preso, intervistano uno sconosciuto professore docente di storia dell'alimentazione, Alberto Grandi, il quale in questa lunga intervista, che
su un giornale internazionale, mondiale, spiega che la dieta italiana è tutta una fesseria, che il vero parmigiano lo fanno in Wisconsin, che la carbonara è americana, la stessa sorte per il panettone, il tiramisù, cioè un'autoflagellazione folle. La dieta mediterranea e tutto quello di cui si è discusso e dimostrato scientificamente non vale più nulla. Nel frattempo però hanno legalizzato l'uso delle farine, insetti, carni sintetiche, hanno approvato il divieto di vendita di auto a combustione, dove la Germania, se guardate i fatti suoi, ha fatto un accordo con l'Unione Europea, noi siamo rimasti a piedi. Se guardiamo la sanità, pronti soccorsi di gente che aspetta ore se non giorni, le prenotazioni per una visita, un esame richiede mesi se non addirittura qualche anno. A conclusione di questo, questa è per sommi capi la geopolitica. E io non accuso né la Francia, né gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Spagna e tutti gli altri paesi che la sanno fare. Accuso quelli che in Italia non hanno proprio idea di cosa sia e possa essere. Negli ultimi 30 anni si è bruciato quasi tutto quello che si era costruito nei 45 precedenti. E l'unica cosa, litigano sempre e comunque fra di loro, e per poter ottenere l'autorizzazione a procedere a governare questo paese vanno a baciare la pantofora di qualche principe straniero, litigando al nostro interno, facendo come i polli di manzoniana memoria, che mentre Renzo andava dall'avvocato Azzeccagarbugli, glieli portava in dono, e questi si beccavano fra di loro senza capire che stavano andando al massacro, li stavano per uccidere. Io spero di essere stato chiaro e preciso. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito la trasmissione. Come vi dicevo prima, mi dispiace lasciarvi, ma proprio fisicamente mi sarebbe impossibile poter seguire, anche perché le cose che vi dico a volte sono stringate, ma sono frutto di dati, numeri, c'è dell'empirismo dietro a quello che io porto avanti, e quindi mi sarebbe uno sforzo insostenibile. Quindi io vi saluto, ringrazio Donato, con il quale rimarrò sempre in contatto, e ovviamente la mia collaborazione sarà minimale. Mi dispiace, ma no, intanto Raffaele, io ti ringrazio per tutte queste puntate che abbiamo fatto insieme, che hai fatto, e il nostro, come si suol dire, non è un addio. Tu hai avuto altri impegni professionali, quindi è giusto che rivedi anche le tue priorità. Noi comunque siamo sempre in contatto, per cui anche se la tua presenza non sarà più quindicinale, sicuramente ci sentiremo ancora con Enrico Fagnano e gli altri, quindi continueremo questo discorso qui. Intanto comunque ancora grazie, e ricordo a tutti voi che la prossima puntata con la storia e memoria, comprendere il nostro futuro, è per giovedì prossimo alle 18 con la 13ª puntata, ancora una puntata che riguarda i dati dell'immigrazione, dove Enrico Fagnano le commenterà insieme ad Angela Maria Salvatore e a Michael Miele. Insomma, vi do un'altra chicca per domani e dopodomani. Ci saranno 2 puntate speciali di Officina Mediterranea dedicate al teatro. Domani alle 18 sarà dedicata al teatro comico, quindi avremo con noi Mario Ierace del gruppo comico La Ricotta, con un gruppo che hanno partecipato a tante trasmissioni televisive anche di risalto, tra le quali quelle di Zelig, quindi con Claudio Bisio e compagni. E sabato, sempre alle 18, ci sarà un'altra puntata dedicata al teatro, ma un teatro un po' più particolare, drammatico, quello narrato, quello di Ulderico Pesce, che con il suo teatro insomma racconta dei fatti sociali realmente accaduti. Quindi parleremo anche del caso di Giovanni Passannante, lo riascolteremo poi in un'altra puntata insieme ad Enrico Fagnano, perché si parlerà di storia dell'unità d'Italia, proprio di quel periodo lì, e tante altre cose, tante novità. Quindi appuntamento a domani alle 18 con Officina Mediterranea, e con la storia e memoria alle 18 di giovedì prossimo con Enrico Fagnano. Ciao Raffaele, ancora arrivederci a grazie, tutti, grazie di grazie per essere stati con noi, a tutti voi, e ci vediamo per la prossima puntata.